Ciao, sono Domenico e sono un sessuologo e ti do il benvenuto su Jordan TV e nella fattispecie su Sextune, la rubrica in cui affronterò tematiche relazionali sessuali e parlerò di dinamiche nascoste che capitano a tutti ma di cui spesso non siamo a conoscenza e che non ci permettono di godere di una buona relazionalità col nostro o la nostra partner. Oggi vi racconterò di quando si ha la sensazione di essere innamorati di una persona, ma in realtà quella sensazione ha poco a che fare con l'amore e quindi parliamo di attivazione emotiva. Ma vi racconterò tutto dopo la sigla. Vi è mai capitato di raccontare a un amico o un'amica di aver conosciuto una persona e di aver provato subito una chimica pazzesca, di aver avuto questa persona nella vostra testa per tanto, troppo tempo e quindi di pensare che vi siete innamorati di questa persona? Ecco, in questo video voglio spiegarti cosa succede davvero, perché certe relazioni sembra che siano fortissime ma in realtà ci consumano, perché andiamo sempre dietro a quella persona che in realtà non ci considera, è instabile, e perché quando troviamo invece la persona che è premurosa nei nostri confronti ci annoia. Partiamo subito dal primo concetto chiave, che è il concetto di attivazione emotiva. Cos'è l'attivazione emotiva? L'attivazione emotiva è uno stato in cui il tuo cervello è molto stimolato. Succede quando una persona è instabile e poco presente, non sai bene cosa pensa, quindi ti dà instabilità e incertezza. Il cervello in queste situazioni rilascia un neurotrasmettitore chiamato dopamina. La dopamina non è la sostanza dell'amore, ma è la sostanza della ricerca e appunto viene rilasciata, oltre che in altre funzioni come la memoria, viene rilasciata nel momento in cui andiamo alla ricerca di una ricompensa. Se una persona è presente in maniera intermittente, il cervello non è che dice bello, no, va in uno stato di allerta, c'è un qualcosa da monitorare ed è per questo che spesso passiamo del tempo a pensare molto a persone che in realtà ci danno poco, ma non perché queste persone siano speciali, è uno schema che ripetiamo, perché ci attrae ciò che non ci dà una risposta, ciò che ci lascia un po' in un limbo. Ecco, per riassumere il punto chiave è questo: sentirti attivato non significa sentirti connesso. Quindi il primo punto da capire è che se quella persona ti rende ansioso, altalenante a livello morale, non ti dà certezza, se il cervello scambia l'attivazione per amore, ecco, il corpo a livello fisiologico ha dei mutamenti, quindi batticuore, tensione, attenzione costante, desiderio continuo di conferme, soprattutto appunto in queste persone che non ci danno conferme e certezze. Il cervello davanti a tutto questo la fa semplice, dice ok, questa persona è importante. Ma in realtà questa traduzione è sbagliata. In psicologia si chiama misattribuzione dell'arousal. Senti un'attivazione e pensi che questa attivazione sia dovuta a un'attrazione. In realtà è come scambiare il caffè per l'energia che ti manca. Quando noi prendiamo un caffè, è ovvio che il caffè inizialmente ci stimoli, ma non ci fa riposare. Quindi ci dà la forza di andare avanti per un tot di ore, ma quando l'effetto finisce crolliamo. Ed è un po' la stessa cosa. Quando ci rendiamo conto che quella relazione era semplicemente la nostra testa, ci crolla il mondo addosso. A questo si aggiunge un altro fattore, di cui però nomino in maniera superficiale, non approfondisco, scrivetemi nei commenti se volete approfondirlo, ed è il fattore dell'attaccamento. Ci sono diversi tipi di attaccamento, a ogni tipo di attaccamento c'è un diverso tipo di risposta da parte della persona e, per fare un esempio generico, se sei cresciuto in ambienti emotivamente instabili, questa attivazione instabile di instabilità ti sembra casa, quindi non perché sia sana, ma perché ti è familiare, l'hai sempre vissuta e quindi ti trovi a tuo agio, ricadendo sempre nello stesso loop. Ecco, dobbiamo andare a cercare la calma. Nel momento in cui una persona è presente, ci dà stabilità, ci rincuora, è a fianco a noi, spesso ci annoiamo. Perché ci annoiamo? Perché non siamo abituati in realtà a questo modo di relazionarci, che poi sarebbe quello idoneo a una relazione, nel creare uno scambio relazionale con una persona. Una persona stabile è una persona che ti dà certezza, che ti dà calma, che non crea attriti, che non crea tensioni. Però se una persona è sempre abituata a stare a picco, quindi in allerta, ok?
È ovvio che se ti trovi in uno stato di calma dall'oggi al domani, devi farci un po' l'abitudine. Questo video vuole anche un po' invitarvi a riflettere, se vi siete magari riconosciuti in qualche dinamica che ho descritto, e cercare di capire come poter fare. È importante sapere come reagire a questi modi di fare, diciamo così, perché, per esempio, il silenzio diventa una risposta, l'ansia potrebbe essere scambiata per interesse, l'ipercoinvolgimento viene a uccidere, diciamo così, quello che poi è l'inizio della relazione stessa, no? Fa saltare tutti gli step relazionali naturali. Anche qui, se volete, vi faccio una specifica a parte. Tutte queste cose ne hanno una in comune: ti tengono occupato. Non presente nel momento, ma occupato. E così la relazione non cresce nel mondo reale, ma cresce nella tua testa. Immagini, proietti, fai fantasie, ma che non hanno un riscontro reale, perché nella realtà stai vivendo un qualcosa che non esiste. Faccio sempre questo esempio. Se dormi tranquillo, non è perché la casa è vuota, ma è perché ti senti a casa, ok? Se invece hai sentito un rumore, magari in questo quartiere hanno rubato già qualche volta, quindi hai un po' di paura e sei con l'occhio vigile, non riesci a riposare bene, perché il tuo cervello è in uno stato di allerta e non ti fa godere di quel momento lì. Ecco, avere una relazione che ti tiene in uno stato di allerta non ti fa godere delle cose che sono proprie di una relazione, quindi di uno scambio tra due persone, di un'intimità che si crea in maniera spontanea. E quindi vivere una relazione così vuol dire non viverla, cioè vuol dire portare avanti uno schema adattivo, di adattamento, che prima o poi finirà. Se devi sempre interpretare, capire, aspettare, non stai vivendo una connessione, stai gestendo una tensione. L'ipercoinvolgimento che abbiamo citato prima è il tentativo di controllare questa incertezza, cioè tu praticamente anticipi, immagini, investi, speri, ma bruci gli step relazionali e poi bruci la relazione stessa, perché rimani con un pugno di mosche, perché non stai conoscendo l'altro, ma stai semplicemente cercando di stabilizzare l'ansia che l'altro ti dà. A questo punto la domanda vera è: ma come faccio a proteggermi da questi schemi? Ecco, il consiglio è quello di non cambiare, rimanere se stessi, perché non è giusto diventare freddi, disinteressati, chiudersi e quindi magari non agire come si vorrebbe, però bisogna pensare che l'attivazione tende ad agitare, ok? Quindi a creare tensione, a creare ansia, mentre l'interesse vero tende a calmarti, a creare una situazione più tranquilla, più naturale, che tende a evolversi in maniera appunto libera. La connessione ti fa sentire più stabile, mentre l'ansia ti fa sentire più coinvolto ma meno centrato, ok? Meno presente, ti fa vivere meno le cose. Quando inizi a usare questo filtro, ok, e a togliere di mezzo l'ansia, le relazioni cominciano a mostrarsi per quelle che sono, quindi non migliori o peggiori, semplicemente per quelle che sono. Quindi, in conclusione, abbiamo visto come quelle volte che conosci una persona e senti un po' d'ansia, le famose farfalle nello stomaco, questa persona però è distante, non risponde, sparisce, ti lascia appeso, appesa, ecco, lì devi fare attenzione, perché potenzialmente potremmo trovarci di fronte a dinamiche che non vedi, pericolose per la relazione stessa. Quindi, se mentre guardavi questo video ti sei riconosciuto o riconosciuta, sul canale ho iniziato una serie tematica che si chiama appunto Le dinamiche che non vedi. Guardarla dall'inizio alla fine non ti cambia la vita, ma sicuramente potrebbe farti accendere una lampadina e farti notare delle cose che potrebbero migliorare la tua relazione e il modo in cui ti approcci alle relazioni. Ciao!